Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda metà di ottobre. E abbiamo il Papa, amici dello Scorpione. Il Papa è una carta di guida spirituale, è una carta di contratti, è una carta di ufficializzazione, è una carta anche di guarigione, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Per trovare la descrizione del video dovete cliccare sul titolo del video e lì trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche qui e c'è anche scritto nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per la seconda metà di ottobre per gli amici dello Scorpione. Allora, partiamo subito da un bel 3 di coppe. Carta di festeggiamenti, carta di risultati, carta di raccolta dei frutti seminati. Wow! Abbiamo poi un bellissimo mago, quindi si prospetta come un inizio, un nuovo tipo di realtà, mi verrebbe da dire. Perlomeno è quello che state cercando di manifestare. Abbiamo poi un 8 di bastoni, un asso di coppe, un 3 di spade, un matto. È volata, ragazzi, la recupero un attimo. Eccoci. Allora, matto, 3 di spade e temperanza. Dunque, come vi dicevo, è come se ci fosse un nuovo inizio qui con questo matto, con questo mago. A parte che avete anche il matto qui. C'è qualcuno che sta cercando di manifestare qualche nuovo inizio. Mi verrebbe da dire anche qualche nuovo amore, perché abbiamo un asso di coppe qua. Può essere anche semplicemente una nuova idea, però ho come la sensazione che lo teniate per voi, che non andrete a comunicarlo ai 420. Ripartiamo dal 3 di coppe, andiamo a vedere a cosa fa riferimento. Allora, abbiamo un 9 di bastoni e una regina di spade. Dunque, ragazzi, qui, come vi dicevo, il 3 di coppe può essere una carta di raggiungimento di risultati, di festeggiamenti, e vedendo queste due carte, la sensazione è che stiate proteggendo un risultato raggiunto o che vi stiate proteggendo da qualcuno. Andiamo a vedere il mago. Abbiamo un 4 di pentacoli, un matto nuovamente e un carro. Sì, sento proprio questo nuovo inizio verso la terza settimana di ottobre, ragazzi. È come se qualcuno finalmente decidesse di fare quel viaggio, di fare quel movimento, di fare quello spostamento. Avete anche il matto, appunto, che è una carta di nuovi inizi, di nuove avventure, una carta di genuinità. Per qualcuno si può pensare con questo carro che ci sia un viaggio, uno spostamento da dover effettuare in questo mese. Può anche essere un trasferimento, per qualcuno. Vi ricordo che queste sono letture generali, quelle sugli affetti usciranno la prossima settimana, quindi queste cercherò di leggerle come se fossero lavoro o cose un po' più generali, diciamo. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Wow. Wow, torre e mago, al contrario.
come l'idea che qualcuno non voglia comunicare, non voglia far sapere troppo in giro di questo nuovo inizio, di questo spostamento, di questo distacco, perché per qualcuno si tratta di un distacco magari dall'azienda dove lavorava piuttosto che da un gruppo di amici o di un gruppo di collaboratori. C'è proprio la voglia di lasciarsi qualcosa indietro qui. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Tenete presente che quando c'è la torre si parla di una caduta dell'ego e qui è come se qualcuno non volesse rivelare qualche cosa per non doversi mangiare il proprio orgoglio, come questa sensazione. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Fante di bastoni e 7 di bastoni. Ragazzi, ho come la sensazione che stiate difendendo qualcuno. Questo non parlare è per difendere qualcuno, per proteggere, diciamo così, questo fante di bastoni. Ovviamente non è così per tutti, e ho come l'idea che per qualcuno quest'idea dell'asso di coppe sia un po' troppo, diciamo, idea e troppo poco concretezza. Come se aveste bisogno di qualcuno, di qualche cosa per portare a terra quest'idea, per concretizzarla, per materializzarla. Qui avete due carte di difesa e quindi in qualche modo vi state difendendo. Se per caso è una situazione lavorativa dove c'è una relazione a tre, quindi siete voi, il o la partner e magari il compagno, la compagna del partner o vostri, qui ho come la sensazione che si cerchi di tappare tutto quanto per non dare esito a troppi movimenti, ecco. Però ho come l'idea che qualcuno stia cercando di proteggere un amore, una passione, un'idea, appunto. Andiamo a vedere il matto. Wow, sole e ruota della fortuna. Nuovi inizi, ragazzi, nuove avventure con questo matto. Si parla di crescita, di abbondanza con il sole. L'unica cosa è che c'è questa ruota della fortuna al contrario. È come se, nonostante voi stiate pensando a questo nuovo inizio, il ciclo karmico qui non sia cambiato. Quindi è un po' come se tendeste a ricadere nelle stesse dinamiche di comportamento vecchie. È un po' quello che sento con questa ruota della fortuna al contrario. Andiamo a vedere il 3 di spade, di che cosa si tratta. Abbiamo una regina di coppe, un 6 di spade, un 4 di spade e la luna. La la. Tutte carte di introspezione, di allontanamento, di sofferenza con questo 3 di spade. E poi abbiamo anche la temperanza alla fine. Quindi guardate, io credo che qui qualcuno tenda ad iniziare. Può essere una relazione nuova, come vi dicevo, può essere un progetto nuovo, un'idea. Ehm, che promette bene, mi verrebbe da dire, però poi c'è qualche cosa, io credo, legato alla vostra troppa emotività, magari legato anche un po' alla vostra ingenuità, ehm, che in qualche modo, ragazzi, vi porterà a questa sofferenza del 3 di spade. Vi dico, avendo un 6 di spade e la luna, molto lo fa il vostro modo di captare le cose. Sapete che due persone diverse, a parità di situazione, quindi con la stessa situazione, due persone diverse possono reagire in modo diverso. Quindi magari una si dispera e l'altra fa spallucce. Qui è un po' quello il senso.
io credo che siate talmente presi da questo asso di coppe, da questo nuovo inizio, da questa emotività così forte, che avendo anche la carta della luna e il 6 di spade, tendete a non vedere certe cose. La luna è una carta di proiezione, quindi è come se aveste un'idea sfarsata della realtà, non è veritiera. E qui avete il 6 di spade, come se ci fosse qualcuno, o diciamo quello che avete imparato durante l'infanzia vi porta ad avere un'idea un po' distorta di quello che è questo amore, quest'idea, questa relazione, questo progetto. C'è qualcosa nella vostra testa che crea questo 3 di spade. Io non credo sia un'altra persona, ragazzi. Magari sì, perché comunque abbiamo una regina di coppe e una regina di spade qui, quindi potrebbe essere una terza persona, potrebbe per qualcuno essere anche una madre, vi dirò. Però ce l'ho per pochi, per poche persone questa sensazione, è più il vostro modo di pensare. È come se aveste bisogno veramente di prendervi un tempo. Qui avete un 4 di spade che è l'arcano minore della temperanza e vi dice che c'è bisogno di allontanarsi, esattamente come 6 di spade. È come se aveste bisogno di ritrovare il centro di voi stessi, in un certo senso. Andiamo a vedere la temperanza. Amanti, cavaliere di coppe e 6 di bastoni. Ragazzi, qui le carte vi dicono di portare pazienza fondamentalmente. La temperanza è una carta di guarigione, perché comunque arriverà una proposta, arriverà il successo, arriverà un'ufficializzazione. Qui avevate il Papa è la carta dell'ufficializzazione, 6 di bastoni ha la stessa energia del Papa in quanto a riconoscimenti. Quindi ragazzi, se state aspettando un aumento di stipendi, una promozione, alla fine del periodo arriverà. Però è come se doveste prima cambiare modo di comportarvi e lo farete attraverso un distanziamento da quello che è la vostra sofferenza per riuscire a vedere chiaro attraverso questa luna. Tenete presente che quando c'è 6 di spade ci sono sempre credenze limitanti o insegnamenti, diciamo, errati che ci sono stati tramandati. O meglio, non è che siano stati tramandati in modo errato gli insegnamenti, ma che probabilmente non sono in linea con voi. Andiamo a vedere Osho che cos'altro vi dice. Però ragazzi, appunto, a parte questo periodo un po' così, perché comunque avete anche la torre, qui c'è qualche cosa da ridimensionare, qualche obiettivo o il modo in cui voi agirete. Però tutto sommato, come vi dicevo, c'è il Papa, quindi c'è una sorta di riconoscimento, di vittoria, diciamo così. Andiamo a vedere Osho. Wow, amichevolezza e la fonte. 2 di coppe e asso di bastoni. Devo dire che quello che vi consigliano un po' le carte è di, mi verrebbe da dire, essere amici di tutti, di cercare collaboratori, di cercare amici sinceri, di cercare anche passioni comuni alle persone. La fonte fa riferimento alla vostra fonte interna, all'energia che avete dentro e che potete usare per raggiungere i risultati che voi volete. Andiamo a vedere ancora una fatina. E comunque questa carta è un po' come se vi dicesse di creare degli accordi, di creare delle, come vi posso dire, delle ragnatele di amicizia. E poi questa carta parla di fiducia. Quindi abbiate fiducia, tra l'altro ha gli stessi colori. Abbiate fiducia in quello che è il disegno divino, abbiate fiducia in voi stessi, nel vostro intuito, nella vostra percezione. Soprattutto abbiate fiducia nell'universo, perché tutto quello che ci succede, ragazzi, anche quando arrivano i momenti torre, sono sempre per il nostro più alto bene. Quando arrivano i momenti torre, normalmente è perché l'universo ci sta reindrizzando.
perché è come aver intrapreso una strada che non è per noi e noi non ce ne rendiamo conto, ci ostiniamo per quella strada lì e invece a un certo punto arriva l'universo e ci dice no, 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 non è quella la tua strada, ti distruggo tutto in modo che tu possa ricominciare. Ora, qui non sento proprio una reale distruzione perché comunque la torre è girata al contrario, c'è qualcosa che dovreste ridimensionare, delegato all'ego, all'orgoglio, a quello che dite, alle parole, a come comunicate, a cosa comunicate. Molte volte si tende a dire cose di altri che si sanno solo per far vedere che noi sappiamo, senza rendersi conto che magari quella cosa è meglio tenerla per sé, solo per questo bisogno egoico di far vedere agli altri che noi si sa. Bene, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile e che sia stata fonte di ispirazione. Fatemelo sapere con un commento, con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere il canale. No, condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!